Era il 1978, quando il primo cartone animato di produzione interamente giapponese approda per la prima volta nei teleschermi, spesso in bianco e nero, delle televisioni italiane, riuscendo in breve tempo a catturare l'attenzione dei bambini dell'epoca. Nei successivi anni, tranne le poche polemiche degli adulti, sono numerosi gli anime che irrompono nella programmazione delle emittenti locali e nazionali, conquistando l'immaginario dei bambini di ieri. Mi chiamo Pierluigi Piras, sono nato 4 gennaio 73 e ho una fumetteria con caffetteria annessa. In piena crisi economica, nel 2008 io mi sono licenziato, ho viaggiato un anno in Sud America, ho pensato non a cosa io volessi fare, ma cosa non volessi fare, che per me è alla base per star bene. Non posso pensare che qualcuno ogni mattina mi dice quello che devo fare, come devo farlo, con dei toni arroganti. Io voglio star bene. Una volta che tu capisci cosa non vuoi fare, puoi pensare a quello che vuoi fare. Un giorno la mia compagna, come tutti i giorni, stava aspettando fuori dalla fumetteria che io acquistassi i miei fumetti da leggere. Mi è venuta l'idea: perché non fare un negozio dove le persone possono aspettare dentro, bere un caffè, bere una bibita, che magari è inverno, fa freddo, mentre il compagno, il figlio, il marito cerca qualcosa di interessante. Quindi fare un manga caffè di stile italiano, perché il manga caffè nasce come punto dove un cliente può prendere in affitto il manga in questione, se lo legge e lo riposa, non lo può portare a casa, mentre io li vendo. Quindi il concetto è un po' diverso. In più, per invogliare i ragazzi anche a non buttare via il loro tempo ma investire su di loro, facciamo corsi di disegno. Sono un ragazzo diplomato all'Accademia di Brera, facciamo corsi di giapponese con un insegnante madrelingua, e la cosa bella di questo lavoro è che vengono ragazzi che mi fanno star bene, hanno questa energia fresca che gli adulti hanno dimenticato, ti danno un'opportunità ogni volta nuova di rinnovarti, quindi non vorrei fare nient'altro oltre a questo. Mi chiamo Silvio, però molto spesso la gente, diciamo il pubblico, mi conosce come DJ Shiru, e nella vita faccio un sacco di cose. Quando mi vesto così e mi chiamo DJ Shiru, quello che faccio è fare il DJ con una cantante giapponese, insieme ci chiamiamo Cable Jungle, e calchiamo i palchi di sia discoteche che feste varie, soprattutto ci esibiamo in festival del fumetto. L'associazione Ocha Caffè, di cui faccio parte, io curo la partecipazione agli eventi, promuove la cultura giapponese in Italia e in parte anche la cultura italiana in Giappone. Una delle cose che più mi piace del mio lavoro adesso è che mi dà la possibilità di incontrare molte persone molto interessanti, soprattutto artisti giapponesi
che magari io prima ammiravo da fuori come fan, adesso ritrovarmi nella posizione di organizzare i loro concerti o promuovere il loro tour o intervistarli o addirittura uno dei miei sogni, lavorarci assieme sul palco, è sicuramente una cosa che dà tantissime soddisfazioni. Se non facessi DJ probabilmente avrei comunque fatto qualcosa che mi permetta di spostarmi, viaggiare, incontrare persone, esplorare culture, perché questo è quello che nella vita mi piace fare. Mi chiamo Eleonora Caruso, ho 27 anni e nella vita scrivo. Amo le storie e di conseguenza è stato abbastanza naturale per me iniziare a raccontarne di mie. C'era questa iniziativa nella cornice di Pordenone Legge, che è un festival letterario di Pordenone. Avevano messo insieme un po' di autori che non avevano mai pubblicato niente. Avevano scelto tra un centinaio di testi e tra questi testi avevano scelto anche il mio. Darla è la mia protagonista, è stata considerata dalla critica, in generale dai lettori esterni al mondo, atipica, perché è una ragazza di 22 anni che è iscritta all'università ma non la frequenta, ha dato un paio di esami e poi è un po' sprofondata nel non fare nulla e vive la sua vita in casa sua, buttata sul divano, non facendo niente se non leggendo fumetti, guardando cartoni animati, scaricando porno e cose di questo tipo, di solito in pigiama, magari non lavandosi per giorni, e quindi diciamo che si trascina un po' nella vita. Nasce la voglia di creare un'eroina che per me rispecchiasse il modo di vivere di persone che io potevo conoscere, quindi anche di ragazze che non corrispondessero al solito archetipo della ragazza da romanzo, che insomma carine, che si innamorano, e volevo dipingere invece una ragazza che è considerata magari atipica, che ha delle passioni che magari sono considerate atipiche anche se io non le ritengo tali. Se il mio libro fosse un manga, probabilmente sarebbe uno shoujo manga, ma non perché è indirizzato esclusivamente a ragazze, ma perché lo shoujo manga ha quel tipo, secondo me, di narrazione un po' dilatata nel pensiero, che si trova magari più raramente invece nei manga per ragazzi, quindi probabilmente sarebbe uno shoujo. Sono Luca Donnarumma, sono nato nel 1986. Tempo fa, mentre guardavo un cartone animato che si chiama Inuyasha, ho cominciato a copiare i disegni del cartone animato e piano piano poi ho scoperto tante altre cose di questo mondo e sono arrivato un po' a questo. Adesso nella vita io faccio il progettista stradale, lavoro con il disegno tecnico, però vorrei diventare un illustratore e quindi quando torno a casa dal lavoro alle 6 di sera mi siedo davanti al computer o davanti al mio foglio di carta e disegno fino a luna di notte. Far diventare l'illustrazione manga il mio unico lavoro è un po' il sogno della mia vita, è quello che cerco di fare tutti i giorni, lavorando giorno e notte praticamente. È un linguaggio che oramai tutti in Italia possono capire il manga. Se parliamo di 20 anni fa lo conoscevano soltanto i ragazzi, adesso quei ragazzi di 20 anni fa sono gli adulti e hanno delle famiglie, hanno delle aziende e quindi possono capire perfettamente il linguaggio che parlano i cartoni animati giapponesi o i fumetti giapponesi. Quindi l'idea principale è quella di spostarmi sulla pubblicità. Lavoro a diversi tipi di progetti, alcuni con missione, mentre altri miei personali o con altre persone con le quali ho delle affinità, diciamo, sul progetto. Il mio carattere penso sia stato fortemente segnato dai cartoni animati giapponesi, ma non tanto per il cartone animato in sé, ma per il mondo nel quale mi sono inserito. All'inizio io mi consideravo un po' uno zombie, andavo in ufficio, tornavo a casa, dormivo, andavo in ufficio. Da quando ho scoperto i manga ho un obiettivo nella vita, voglio diventare sempre più bravo e questo mi ha portato a conoscere tanta gente e dal ragazzo timido che ero all'inizio adesso la gente mi conosce come invece quello estroverso, quello che fa amicizia con tutti, che parla con tutti. Ed è stato un cambiamento rapido in un anno.
chiamo Giulio Sbrizzai, sono nato nell'88 e nella vita sono uno studente della laurea magistrale in lingue e culture orientali. E batterista degli Shinigami Squad, è una cover band che fa cover di soundtrack di anime. Attualmente gli anime sono una cultura che è globale, dovunque vai ci saranno sempre delle persone che sapranno che cos'è un anime, che saranno appassionati di quello. Puntiamo a quello che è l'Europa. Abbiamo visto che all'inizio dei nostri concerti c'era bisogno di qualcosa in più, qui abbiamo scelto di metterci in cosplay, original. I personaggi che interpretiamo sono scelti da noi, rispecchia una figura idealizzata di noi stessi, per cui quando siamo sul palco siamo cosplay che interpretiamo, ci spogliamo del nostro essere umano. Lo spirito è quello delle persone che cercano di portare questa loro passione sul palco e donarla alla gente. Anime, in Giappone, è un termine con il quale si indicano i cartoni animati di qualsiasi nazionalità. In Italia, come nel resto del mondo, è un termine che viene utilizzato per indicare i cartoni animati di produzione nipponica. Sono venuto a contatto innanzitutto con il mondo dei cartoni animati da piccolo, grazie a mia madre, perché ero abbastanza vivace per tenermi buono, mi faceva vedere tutto quello che passava alla televisione dell'epoca, in bianco e nero. Quelli nati negli anni 70 vivevano il fenomeno dei cartoni animati in prima persona. Io mi trasformavo in gigrobo d'acciaio con i guanti, lanciandomi dal letto, ad esempio Rocky Joe, Rocky Joe, io in canottiera che boxavo insieme a lui per capire un po' la sua fatica, ma perché io mi sentivo lui. Fin da piccolo ho sempre visto tantissimi cartoni animati. Che mi è rimasto nel cuore di più probabilmente Ken il guerriero, perché ho visto tutte le serie, era di una violenza inaudita all'epoca, per cui era wow, vedere sangue che schizza da tutte le parti in TV 20 anni fa era una cosa quasi scandalosa, per cui era molto attrattivo. Una cosa interessante è che molto spesso si guarda lo stesso anime con l'occhio del bambino ed è semplicemente divertente. Lo si rivede 10 anni dopo e si pensa wow, quanti messaggi che io non avevo capito perché avevo 12 anni e invece adesso mi sembrano interessanti, ce ne sono tanti. Penso una cosa che mi è rimasta dentro vedendo gli eroi, soprattutto giapponesi, è lo spirito di sacrificio. Questo mi è rimasto dentro, non so se ce l'avrei avuto anche senza aver visto migliaia di anime, oppure se effettivamente è un'influenza che mi è stata data da questo. Il mio rapporto con la televisione era strettissimo, era il tramite delle storie. Io anche prima di conoscere i manga come tutti ho conosciuto i cartoni giapponesi, gli anime, nella versione che arrivava comunque in televisione, quindi sono praticamente cresciuta guardando Lady Oscar, piuttosto che in seguito Sailor Moon, che è stata la mia grande passione. Praticamente tutto quello che vedevo era giapponese, anche se non lo sapevo. Venivano magari dati anche anime troppo adulti in fasce orarie, magari per bambini, perché non c'era la distinzione, quindi magari non li capivo pienamente, però quello che non capivo comunque mi affascinava, mi incuriosiva, volevo scoprirlo. Ci sono delle serie che le considero veramente dei pilastri della mia identità, perché mi hanno seguita, mi hanno cresciuta, oppure mi hanno accompagnata in momenti particolarmente importanti della mia vita, che sono state una parte molto importante della mia formazione, anche semplicemente narrativa. Neon Genesis Evangelion è tuttora praticamente la colonna di quello che per me è un'opera narrativa. Per me c'era tutto. La direi che è stata l'anime forse più importante. Lo spirito con cui guardavo era la voglia di sapere come continuavano. Piccolo guardavo la televisione, ma non tantissimo. Mia madre stava sempre allerta a non farmi vedere troppa TV. Però quando tornavo dall'asilo guardavo i Cavalieri dello Zodiaco, a scuola giocavamo, quindi bisognava essere aggiornati sulle ultime cose che erano successe.
Poi, vabbè, la mattina prima di andare a scuola spesso si guardava Heidi, tutti quelli che passavano a quell'ora, che erano sempre le stesse cose, un po' come adesso con Dragon Ball. Da piccolo non sapevo la differenza tra anime e cartoni animati americani, francesi, eccetera. Lo dopo che i Puffi erano anime. Gigio anche, Robin Hood pure, nessuno l'avrebbe mai detto. Ho avuto la sfiga o la fortuna di crescere, diciamo, davanti alla TV senza che nessuno mi controllasse. Quindi guardavo un po' tutto quello che volevo da piccolo. Preferivo quelli nelle reti non ufficiali, diciamo, GTV, Italia 7 Gold, in cui passavano gli anime con sigle originali e soprattutto non censurati. Io ho avuto la fortuna di crescere così, io penso sia stata una fortuna perché comunque le censure negli anime tolgono quel senso di moralità che vogliono trasmettere. D'altronde la tipica storia giapponese è un personaggio maschile, di solito passa la vita così come viene, però grazie appunto a questi incontri strani, fantastici, eccetera, cresce sia come persona che si avvicina sempre di più ad essere un uomo, prende delle decisioni difficili, vede delle persone stare male, capisci, comprendi il senso dell'amicizia, il coraggio, l'affrontare i problemi. Mentre in Italia l'animazione era pensata esclusivamente per i bambini, in Giappone l'industria del fumetto e dell'animazione produceva già generi per ogni fascia di età. Questo malinteso porta ad acquistare anime di ogni genere che prima di essere mandati in onda venivano sistematicamente riadattati per un pubblico di bambini. Molte volte le censure sono inutili, molte volte si snatura la storia. Vengono censurate come scene violente o troppo esplicite, e questo vale per gli anime mentre non vale per i film. Non riesco a capire io la politica di queste cose. Comunque io sono contro la censura, piuttosto io dico non comprare quel prodotto, ecco. L'anime di per sé è un media e come media in Giappone è indirizzato a diversi target che si dividono in base all'età. Bambini, adolescenti, adulti, eccetera. Il problema maggiore è che nelle reti italiane gli anime che sono per ragazzi, comunque dalle medie in su, vengono trasmessi nella fascia protetta che è riservata ai bambini. Poi ovviamente ci sono le censure, ci sono le lamentele, mi pare ovvio, nel senso mettilo di sera e risolvi il problema. Se è un programma che ha dei contenuti più adatti a un pubblico adulto, farlo alle 9 o alle 10 di sera o su un canale tipo NTV che comunque ha un pubblico di teenager e non di bambini dovrebbe essere la scelta più consigliata. Chiaramente le reti devono vendere pubblicità e sono aziende, devono vivere, per cui se mi metto dal loro punto di vista capisco certe scelte. Se mi metto dal punto di vista dell'artista o del fruitore che non ha più 12 anni è una cosa abbastanza odiosa. Sicuramente danneggia i prodotti, perché se l'autore aveva pensato di proporre un prodotto con certi contenuti dentro, censurare in qualsiasi tipo di arte non è mai giusto. A prescindere dal discorso sul sull'importanza di preservare un'opera che non è tua. E comunque quello secondo me è fondamentale, insomma, se non ti piace come una cosa non la compri e non la trasmetti. Quando tu vai a censurare un cartone, il bambino nota che c'è qualcosa che non va, i bambini non sono disattenti come gli adulti pensano. Io li notavo i fermo immagine di Sailor Moon, notavo che mancavano degli episodi, che avevano sbagliato l'ordine, notavo che quello che i personaggi dicevano non corrispondeva a quello che stava succedendo. Crea più confusione e più danno che non utilità di qualche tipo. Semplicemente basterebbe spostare nelle fasce orarie forse adeguate. È chiaro che è inutile comprare un anime per adulti o comunque per ragazzi e trasmetterlo in una fascia dedicata ai bambini. Vedere che in Naruto il sangue verde è una cosa ridicola, il bambino sa perfettamente che è sangue e il fatto che sia verde non cambierà assolutamente nulla. E secondo me ci sono delle cose negative del mondo che possono anche essere viste da un bambino, perché il bambino deve imparare che ci sono anche delle cose negative
se sei un genitore ci tieni a tuo figlio, guardi la TV con tuo figlio e gli spieghi perché quella cosa è negativa in un qualsiasi prodotto che vuole farti vedere il mondo, che possa essere inventato o meno, comunque ci sono sempre dei lati negativi e bisogna farli vedere, perché sennò è un prodotto campato in aria che se non è realistico non mi coinvolge. Ogni giorno qui si salva, oltre le stelle come cammina. Il mio lato scuro spinge sotto il viso hollow. Tu prendi la mia mano, io l'afferro, follow. A volte ci mettiamo maschere come i Visa. Siete sempre come Alucard, tenaci come Sakura. Noi razza anomala, inutile attaccarci. Abbiamo spadaccini come Ronoa, Zoro, assoluto zero come Crystal. Hey, ghiaccio rime come Grateful Buster. Manga è un termine con cui in Giappone si indicano i fumetti di ogni genere e nazionalità, mentre in Italia, come nel resto del mondo, è un termine che viene utilizzato per indicare i fumetti giapponesi. I cartoni animati giapponesi arrivano alla fine degli anni 70, grazie alla TV, alla Rai e via dicendo. Il manga ci ha messo un po' di più perché noi non abbiamo una grande cultura a livello di fumetti. E comunque il mercato era molto, diciamo, chiuso perché non c'era questo grande sviluppo, a parte Topolino e Alan Ford piuttosto che Tex, cioè c'era giusto qualche testata dell'Uomo Ragno, il Corriere dei Piccoli e basta. Dopo la metà degli anni 80, grazie a dei ragazzi, K-Boys, con la Mu, Dottor Slump Reale, Gigi la Trottola, hanno seguito l'importazione del cartone animato praticamente. Secondo me sono stati molto innovativi. La lettura era all'italiana ai tempi, quindi tavole ribaltate, però diciamo che quella è stata la svolta. Infatti tutti ringraziamo coloro i quali hanno importato queste perle. I cartoni animati che vedevo da piccolo non li associavo ancora a un mondo manga. Ho scoperto che era molto di più che semplicemente dei cartoni animati nella televisione, ma che c'era tutto un altro mondo dietro e tantissimo materiale che in Italia neanche vediamo. Buonasera a tutti e benvenuti al Milano Manga Festival e alla sua prima edizione, composto principalmente da questa straordinaria mostra sui 200 anni dell'arte manga. Quello che noi abbiamo voluto fare, cercare di spiegare il manga come opera d'arte. È per questo che la nostra mostra racconta le origini del manga, dal manga di Hokusai del 1814 fino ai giorni nostri. Si racconta dunque lo sviluppo artistico, storico e anche l'importanza che quest'arte ha raggiunto sia in Giappone, dove è un'industria fiorentissima che ogni anno anche a livello economico dà numeri straordinari, che anche a livello internazionale. Per cui un approccio un po' diverso, un approccio a cui ancora non tutti sono abituati. In quest'ottica il nostro festival, oltre alla mostra, si sviluppa con degli incontri molto speciali. Dei mangaka che sono arrivati per noi direttamente dal Giappone. Mari Yamasaki è un'autrice che ha avuto un straordinario successo. Tori Miki è molto famoso per le sue gag, diciamo per i manga umoristici, anche caricaturali che fa, per cui tutto un altro tipo di stile. Buonasera a tutti, mi chiamo Mari Yamasaki, io ho studiato belle arti all'Accademia a Firenze per parecchi anni, che avevo intenzione di diventare una pittrice all'olio, solo che come sapete voi che si sopravvive raramente con questo, diciamo, campo di lavoro. Allora, con suggerimento di un ragazzo italiano che era veramente amante di fumetto, qui ho iniziato proprio la mia carriera per questo motivo qua. Ho visto vari paesi nel mondo, avendo un bambino piccolo che adesso ormai ha 18 anni, però quando era bambino, ogni scuola che andava chiamava dei suoi amici dicendo che la mia mamma fa fumettista. Tutti questi amici arrivavano con tanta aspettativa pensando che magari io disegnassi qualche Hello Kitty o non lo so, Dragon Ball. Allora mi mettevo a fare questo disegno, allora i ragazzi mi dicevano no, non questo, fumetto, per favore, fumetto. Dico, ma anche questo è un fumetto. Alla fine mi toccava fare le imitazioni di Dragon Ball per far raccontare ai ragazzi. Buonasera, mi chiamo Tori Miki. Yamazaki-sanはイタリア語がペラペラですね。私は日本語で話します。ほとんど皆さんはアニメやゲームから日本の漫画に入っていったと思います。だからどうしても皆さんがお読みになる漫画、人気がある漫画。日本では、まだイタリアでは漫画っていうと子供が読むものだっていう考えがあると思います。日本でも60年代から70年代ぐらいまではそういう考えでした。
でも1970年以降、1970年から後になって、漫画はいろんなジャンルに進化し始めました。映画で言えばハリウッドの作品だけではなくて、インディーズの非常に難しい作品もあります。そういった感じで難しい漫画もたくさん出てきました。漫画は非常に文学に近い難解なテーマを表すこともできるし、La cosa che mi piace pensare è che leggere un manga è come leggere un libro. E come tanti libri ci sono tanti manga inutili, cioè che non hanno spessore, alcuni sono molto più leggeri di altri, però come nell'editoria non ci sono dei capolavori da leggere a livello di libri, ci sono capolavori da leggere a livello di manga nell'animazione giapponese. Un cartone animato anche come La principessa Zaffiro, per esempio, di Osamu Tezuka, che può essere visto con molta leggerezza, con gli occhi di un bambino, sotto sotto ha una storia importante di questa principessa che sostanzialmente è un ragazzo, pur essendo una ragazza, cioè non è proprio per bambini. Questa considerazione ce l'ha soprattutto chi non ha mai letto un fumetto per adulti, manga ovviamente, e chi non ha mai guardato con gli occhi giusti un cartone animato. Una volta a 16, 15, 16, 17 anni guardare i cartoni animati era una cosa da bambini. Questo non esiste più, mi sembra, perché vedo tantissimi tra i 20 e i 30 anni che si godono i cartoni animati, però era un po' io sono diventato adulto, guardo i telefilm e non guardo i cartoni animati, che sono cose da seconda media. Alcuni capolavori, diciamo, sono riusciti a filtrare questo stereotipo mentale che avevo in quella fascia d'età, per cui tipo Akira, di cui porto orgogliosamente la maglietta, ho visto l'anime e poi mi sono letto tutta la serie del manga. È un capolavoro. Tra l'altro qui in fiera ho preso L'attacco dei giganti, la serie manga completa di cui tutti mi parlano come un capolavoro, per cui penso che per il prossimo mese, prima di dormire, mi leggerò questi capitoli di Attacco dei giganti. Per cui definire un intero settore come cosa per bambini non ha senso. Come film e letteratura ci sono per adulti, ci sono per bambini, ci sono per le casalinghe. Lo stesso il manga in Giappone, ci sono i vari filoni che sono indicati a un certo target di pubblico. Sicuramente il manga e l'anime non è un prodotto per bambini, nel senso che non è un prodotto per bambini in un modo assoluto, ma in realtà è la stessa identica cosa del fumetto occidentale, cioè il fumetto per bambini e c'è il fumetto per adulti. Insomma, a un bambino non farei leggere Sandman magari, per esempio, perché si tratta semplicemente di target diversi. E per i manga è la stessa cosa, l'importante sarebbe fare una divisione. Ci sono i manga per bambini che a un adulto possono sembrare terribilmente stupidi, per esempio, però magari per bambini sono effettivamente fatti molto bene e non bisogna mischiare, secondo me, le età. Indagando molto nel pensiero dei personaggi e puntando molto sulla crescita, ti aiutano veramente anche a capire, a superare delle cose che possono veramente succedere nella tua vita, e soprattutto ti aiutano anche a capire gli altri. Cioè magari tu attraverso i manga riesci a vedere le cose da un punto di vista diverso che non avresti mai pensato, e questa è una cosa utilissima nella vita. Il primo manga che mi ha fatto innamorare veramente è stato Ushio e Tora. È un fantasy che riprende un po' la leggenda della volpe che adesso è interpretata da Naruto. I giapponesi reinterpretano sempre magari la stessa leggenda in 10 modi differenti. La cosa che mi ha fatto innamorare di questo manga è il finale, perché ti racconta la storia e dura 33 numeri. Poi ci sono 7 numeri speciali che ti parlano dell'incontro tra il protagonista umano e il protagonista demone, e poi c'è il numero speciale unico che ti parla dell'origine del demone protagonista. E chiude praticamente un cerchio in modo perfetto, quindi non lascia buchi, stupendo. Il mio manga preferito, ne ho letti pochi, però posso dire che è Lovina, perché comunque i disegni sono molto leggeri e comunque la storia è molto interessante
Il protagonista vive in questa casa circondato da belle ragazze e succedono tutti i fraintendimenti possibili e immaginabili. E mi è piaciuto molto, è uno dei pochi manga che ho letto completamente. Sono più esperto nel campo degli anime. E il manga di Sailor Moon è molto diverso dall'anime, ha un target diverso perché è fatto per ragazze più grandi, ha un tratto molto diverso e quindi per me all'inizio, essendo io molto piccola, era strano, non mi piaceva completamente, però mi affascinava e invece con gli anni ho riscoperto il manga e l'ho trovato bellissimo, è stato estremamente importante per me Berserk, che adoro, Gokinjo Monogatari di Ayazawa, che in Italia l'hanno chiamato Cortili del Cuore, era perfetto perché riusciva a raccontare tutto un gruppo di amici. Io ero abituata all'idea che ci fosse la protagonista e che una serie seguisse il protagonista, invece quel manga era fatto in modo veramente da farti capire tutti i punti di vista di tutto questo gruppo, la loro crescita, e quindi per me è stato veramente importante. La parola otaku in Italia viene utilizzata un pochino impropriamente, perché un otaku non è un appassionato di cartoni animati giapponesi o di manga, ma è una persona superficiale e sostanzialmente una sorta di disadattato sociale che non ha una vita con le altre persone, allora scarica completamente tutto il suo amore, la sua frustrazione, tutti i suoi sentimenti all'interno della finzione, quindi del manga e dell'anime, tanto che si dice che gli otaku non amano le donne 3D, ma amano le donne 2D. Si innamorano e ultimamente ci sono le applicazioni per cellulare delle ragazze virtuali e loro hanno questa sorta di Tamagotchi che è la loro ragazza. Questo è un otaku. In Giappone sfiora quasi la malattia questa cosa, nel senso che comunque la fase successiva è diventare un hikikomori, che sono quelle persone che hanno paura di uscire di casa e non riescono a relazionarsi con il prossimo. In Italia è differente, ci sono persone che si hanno dell'otaku, però in realtà sono molto sociali, quindi non hanno niente a che fare con l'otaku giapponese, che è una cosa abbastanza negativa in Giappone. Poi invece comunque è un modo per trovare degli amici con la stessa passione, uscire, divertirsi, quindi è un po' più sociale. In Giappone è praticamente un'offesa, nel senso che se ti dicono otaku tu ti vergogni e cerchi di essere un po' meno otaku. Esiste un'accezione un po' meno negativa anche in Giappone, nel senso che è diventato, come dire, un maniaco di qualcosa, per cui se a me piace tanto la pizza posso essere un pizza otaku e, come dire, un maniaco di pizza. Però l'otaku vero e proprio è una cosa molto negativa. Nel resto del mondo, anche in Italia, sicuramente esistono otaku e la differenza è che in Europa gli otaku sono fieri, nel senso che ci sono negozi di fumetti che hanno otaku nel nome, ci sono siti di fan di anime e manga che hanno otaku nell'indirizzo, molti hanno il nome Facebook con otaku nelle parole. Per cui la differenza è che in Italia e in Europa gli otaku sono orgogliosi di esserlo. Un termine che è nato con una valenza dispregiativa. Poi nel tempo si è, diciamo, un po' più ammorbidito ed è stato un po' adottato dai fan. In Italia il senso ce lo può avere nel momento in cui tu, per identificarti, dici sì, sono un otaku, perché è un modo breve per dire mi piacciono gli anime e i manga. In realtà credo che anche tra gli appassionati di anime e manga in Italia ci siano gli otaku e quelli a cui semplicemente piacciono gli anime e manga, perché l'otaku è magari una persona particolarmente fissata con quel tipo di cultura di cui magari trae anche soltanto un po' il superficiale, quindi ti butta le 3 parole in giapponese che sai in ogni discorso per farti vedere che parla giapponese, questo tipo di cose. È una divisione che secondo me ha senso fare solo se sei consapevole del fatto che la fai per comodità, insomma, che ha perso il suo significato originale. Esiste anche la versione femminile, in particolare, che è il Fujoshi, e sono appunto le otaku in particolare fissate con lo yaoi. Yaoi è un genere
un po' nuovo in Italia, ma molto, molto comune in Giappone, in cui viene evidenziato il rapporto tra ragazzi. Non è che si vede chissà che, però ti fa capire che anche tra ragazzi ci può essere qualcosa, ragazzi dello stesso sesso ovviamente. È un genere che va a braccetto con lo shonenai, la differenza è che lo yaoi è più esplicito e lo shonenai invece è un po' più sentimentale tra le righe ed è basato sulle relazioni tra uomini. Ed è un genere che va per la maggiore tra le ragazze. In parte è il meccanismo che è considerato normalissimo per i ragazzi, per cui ai ragazzi piace l'immagine di due donne insieme, solo che non siamo abituati a pensare che possa essere anche il contrario. In realtà, dal punto di vista ormonale, è la stessa identica cosa. In più lo yaoi ha il fatto che è disegnato da donne e quindi sono scritti con una sensibilità e con interessi femminili. E spesso questa sensibilità cade magari moltissimo nel cliché, molti sono effettivamente inguardabili dal punto di vista della storia perché sono tutti uguali, basati sempre sulle stesse formule. La trama classica da yaoi è io non so di essere omosessuale, incontro questo uomo bellissimo che mi violenta e 5 minuti dopo io sono omosessuale senza nessun trauma e nessun tipo di problema, anzi incomincio a innamorarmi di altri 50 uomini e incomincio a fare le corna uno all'altro, trasformandola poi in una sorta di telenovelas pornografica, mentre se si studiasse abbastanza bene una storia magari riuscirebbe addirittura a far immedesimare un eterosessuale in un omosessuale e lì sarebbe la vittoria del fumetto, secondo me. Però trova il favore perché è un prodotto confezionato esattamente per il pubblico che ne fruisce. Secondo me un'altra cosa importante dello yaoi è che libera le ragazze da un certo tipo di tabù che c'è, perché comunque la sessualità femminile è sempre vista un po' come una cosa da nascondere, diciamo, e purtroppo anche le ragazze hanno questo approccio verso la propria sessualità. Secondo me riuscire a proiettarsi in personaggi che fisicamente sono uomini gli aiuta a entrare di più nella storia, quindi in un certo senso anche a scoprire la propria sessualità in modo meno diretto e quindi meno traumatico. Sono andato in Giappone per studiare la tecnica manga alla Yoyogi Animation Gakuin e arrivato lì ho trovato un posto che era identico a come me lo immaginavo, forse meglio. È una sensazione strana perché hai sempre pensato che i manga fossero un pochino finzione, in realtà ti accorgi che sono molto più reali di quello che pensavi. Arrivare in Giappone, il primo impatto è tutto quello che ho visto nei cartoni animati, cavolo, è vero. Nel senso che scendi dall'aeroporto e vedi i palazzoni, vedi queste folle infinite di giapponesi che corrono di qua e di là e dall'altro canto il Giappone tradizionale, ovvero il kimono, la cerimonia del tè, la filosofia zen, è molto molto come lo si vede nei cartoni animati, per cui c'è questa sensazione di ma io ci sono già stato qua tante volte, conosco questo paesaggio. In Giappone sono stata 2 volte, la prima volta è stato un viaggio più turistico, diciamo, e la seconda invece stavo da delle amiche che vivevano là, studiavano là, e quindi invece ho fatto magari un po' più vita cittadina a Tokyo. Ecco, sono stati due soggiorni molto diversi. Come tutti i paesi, vivendoci tendi a vedere la parte migliore, come succede ovunque vai. Tokyo in particolare, essendo molto luminosa, piena delle cose che tu ami e che magari nel tuo paese devi cercare nei luoghi specializzati, lì ti acceca un po', e quindi magari finisci a vederlo la prima volta come una specie di grande parco di divertimenti e quindi ti sembra effettivamente che sia tutto molto bello, perfetto, un mondo idilliaco. In realtà, come ho preso dal secondo viaggio, vivendola un po' più da cittadina, il Giappone è assolutamente imperfetto come qualsiasi altro paese del mondo e hanno dei problemi soprattutto sociali molto pesanti,
e di cui se magari sei un po' sensibile ti accorgi. C'è un senso di solitudine generale molto molto pesante, soprattutto per un italiano credo, perché noi siamo abituati a un clima molto più gioviale, anche in senso magari negativo, perché a volte le persone sono invadenti e ti danno un po' fastidio. Però comunque qualcosa che quando andiamo in un posto in cui invece c'è soltanto un sistema asettico di relazione ci manca da un certo punto di vista.